Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Il video di oggi è un approfondimento della lettura generale che è già online, la trovate nella playlist del canale nell'oroscopo annuale stagionale. È la prima che ho pubblicato, quella con la copertina azzurra per capirci. Vi ricordo come sempre che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuona nulla o se volete completare il messaggio, potete sempre ascoltare Ascendente, Segno Lunare o Venere. E per unire questi tre oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione, così come anche la mia email e altri link a video che potrebbero essere utili. Partiamo con un re di pentacoli, un 6 di coppe, un 3 di bastoni, un 10 di spade e un fante di coppe, ragazzi. Devo dire che si parte piuttosto stabili con questo re di pentacoli. Il re di pentacoli è qualcuno che ha già raggiunto un certo tipo di posizione, un certo tipo di floridità, di... non so se si dica così, però è una situazione florida quella da cui si parte. Abbiamo poi anche questo 6 di coppe e qui ragazzi c'è qualche richiamo o a un sogno dell'infanzia o a un affetto dell'infanzia che potrebbe in qualche modo influire nel prossimo semestre nella vostra situazione lavorativa. Eh, sì, lavorativa, anche economica, anche economica. Abbiamo poi questo 3 di bastoni e il 10 di spade e io qui ho come la sensazione che per far sì di raggiungere questo re, questa solidità, o meglio per mantenere, se vogliamo, questa perché in realtà già avete una stabilità di base, una solidità di base, però qui nella seconda parte del 2023 si tratterà di guardare oltre, di pensare ad un futuro più lontano, si tratterà proprio di espandersi, di capire come e dove fare certi investimenti. E soprattutto, avendo anche un 10 di spade, c'è qualche cosa che potrebbe giungere a termine. E potrebbe essere un progetto che magari avevate già e che non riesce a partire, può essere magari anche una situazione lavorativa per qualcuno, ma lo sento veramente per pochi. E dopodiché abbiamo questo fante di coppe, qui ho la sensazione che vi faranno un'offerta, una proposta. Potrebbe anche riguardare un'idea geniale che vi verrà, o considerato che abbiamo anche questo 6 di coppe, è come se qualcuno tirasse fuori un sogno dal cassetto, magari è un sogno che avete da molto tempo e adesso è il momento giusto per provarci. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere il re di pentacoli. Wow, abbiamo l'imperatore e la stella al contrario. Due carte di forte potere materiale, ragazzi. Sia l'imperatore che il re di denari parlano proprio di sicurezza materiale, di possedimenti, di strutture sociali, di qualche cosa che è già in piedi. Per molte persone si tratta di un'azienda che avete già, potrebbe essere un'azienda familiare. Mi dicono bed and breakfast, per qualcuno magari risuona, può essere che abbiate un bed and breakfast magari di famiglia o cose di questo genere. Però è come se, avendo la stella al contrario, non è proprio quello che voi desiderate. Cioè quello che avete messo già in piedi, che è florido, è come se, sì, va bene, sono contento, contenta, però vorrei realizzare il mio sogno. Andiamo a vedere il 6 di coppe.
Abbiamo un 9 di coppe e il 3 di coppe, tutte coppe. Ragazzi, anche il 9 di coppe è una carta di sogno compiuto in questo caso. Il 6 di coppe è la carta di un sogno, un 3 di coppe è una carta di festeggiamenti. Di... È la carta del festeggiamento dopo la raccolta in ottobre. Magari ha un senso anche il mese per voi. Però qui ho la sensazione che veramente nella seconda parte del 2023 andrete verso nuovi progetti, andrete verso nuovi obiettivi, verso... Io sento che per molti è un sogno nel cassetto. Può anche essere che non sia qualche cosa che si concretizzi nel 2023, però sicuramente ci state lavorando. Vi dico, questa è la carta proprio che vi dice che raccoglierete i frutti. È una carta di festeggiamento, una carta di abbondanza, è anche una carta di amicizia, anche se di coppia è una carta che parla di relazioni affettive dell'infanzia. Quindi chi lo sa, magari potrebbe esserci un amico, un'amica dell'infanzia con la quale inizierete questo nuovo progetto. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Mago, carro, 2 di bastoni e cavaliere di spade. Wow! Allora ragazzi, io qui sento che avete bisogno di focalizzare molto bene la direzione che volete dare un po' alla vostra, diciamo, vita lavorativa, ma un po' anche a tutto quello che è il come muovere i soldi. È come se vi doveste iniziare ad organizzarvi, doveste fare qualche cosa di concreto per dare una direzione alla vita lavorativa, a questo nuovo progetto che entrerà, a questo sogno. Guardate, può anche essere che giustamente si parte da una situazione di abbondanza finanziaria. O comunque, se non siete nell'abbondanza finanziaria, vi dico che avere un imperatore e un re di pentacoli, soprattutto il re di pentacoli, può far riferimento a qualcuno che vi viene in aiuto, ok? Proprio a livello economico, magari a livello di risorse, a livello materiale, a livello concreto, magari una persona che vi presta il suo tempo piuttosto che le conoscenze o gli strumenti. Però qui può essere che per iniziare a concretizzare questo sogno o portarlo avanti se lo avete già, diciamo, messo in marcia, ci siano degli investimenti da fare e qui bisogna capire che cosa portare avanti e che cosa lasciare indietro fondamentalmente, che tipo di appunto direzione, di movimenti, di spostamenti bisogna fare. Andiamo a vedere il 10 di spade. Re di denari nuovamente, 7 di spade, 8 di coppe e fante di denari. Ragazzi, io qui sento che avete un'idea un po' magari sfalsata, scusate, del, di questo, come vi posso dire, o di una persona, ma qui rivediamo il re di pentacoli, o di una situazione. Qui vi dico, ci sono due carte che parlano di ricercare, studiare, capire, introspezione. La sacerdotessa è colei che vede oltre la dualità, anche lei qui ha un libro. È come se ci fosse da documentarsi bene su qualche tipo di spostamento o proprio su questo progetto, perché effettivamente per qualcuno si potrebbe trattare di spostare l'azienda, di spostare anche l'attività all'estero, mi dicono. Però qui c'è qualcosa che non vedete, eh? E vi dirò che con questo 10 di spade potrebbe essere necessario tagliare delle cose, chiudere delle cose che avete già in piedi per riuscire a portare avanti questo progetto.
Però andate a fondo perché qui non si vede, non sapete tutta la verità perché credo che qualcuno non la stia dicendo. Perché non ho carte di luna, non ho 7 di coppe, ho solo 7 di spade. Andiamo al fante di coppe. Sì, in effetti ha anche un po' senso con il fante di coppe, perché quando c'è il fante di coppe si parla sempre di promesse fatte in un momento di euforia. Mm. Dunque, ragazzi, quello che vi posso dire è che sì, questa proposta valutatela bene, cercate di vedere oltre, perché potrebbe esserci qualche cosa, come la sensazione che potreste perdere il controllo in qualche momento, perché non avete un piano. È per quello che dovete passare da questo mago e da questo carro, perché dovete veramente capire che tipo di direzione dare. Se per esempio dovete fare un investimento in questo sogno fantastico con un'altra persona, dividete le responsabilità, sia pratiche che economiche. Bisogna fare come uno schema. Vi dico, l'idea, avendo il fante di coppe, l'idea è geniale, perché quando c'è il fante di coppe sono sempre quelle genialate, però rischia anche, soprattutto perché avete anche questo fante di spade al contrario, di essere un'idea difficile da concretizzare. Siccome voi già partite da comunque, non dico, magari non è una prosperità, ma è una stabilità finanziaria, fate attenzione, qui è molto importante capire che tipo di direzione volete dare al progetto, quanto c'è da investire, che cosa, che investimenti si possono evitare. Questo è molto importante perché con questo 10 di spade dovete capire che cosa tagliare. Perché magari ci sono certi acquisti, certe cose che si potrebbero rimandare, che non sono necessarie per far partire l'attività, e difatti qua bisogna capirlo bene. Ragazzi, se siete dipendenti, vi dico che per qualcuno potrebbe nascere una storia romantica sul lavoro. Per qualcun altro, sento che c'è proprio una sorta di appagamento con queste 3 carte e stabilità con queste altre carte. Quindi vi sento proprio bene nella seconda parte del 2023. Nel caso non abbiate lavoro, il consiglio che vi posso dare è di uscire, cioè state nella società perché ho come la sensazione che qualcuno che conoscete già e che magari non avete perso di vista, diciamo così. Ehm, o comunque qualcuno vicino a voi, qualche conoscenza, qualche amico potrebbe aiutarvi a far muovere certi progetti, a far muovere certe idee, certe linee energetiche, diciamo così. Mm? Voi potete sempre comunque fare dei lavori di manifestazione, soprattutto perché avete la papessa. Di conseguenza la papessa è colei che canalizza, ok? È colei che ha il terzo occhio aperto, che lavora col sesto chakra fondamentalmente, quindi anche i lavori di visualizzazione, di canalizzazione. Guardate, è uscita la carta della ricerca e ve la metto vicino al fante di pentacoli perché qui è proprio la carta dello studente. Cercate di capire qual è il nocciolo della questione, come fare ad andare direttamente al centro della situazione della questione. Guardate, c'è anche un cavaliere di spade qui che vi indica determinazione. E anche il mago è una carta di energia yang, di energia maschile, di azione. Andiamo a vedere ancora un koan, vediamo che cos'altro vi dicono.
Guarda e vedi con i tuoi occhi. Se esiti, non coglierai mai il bersaglio. Cioè, ragazzi, se esiti, non coglierai mai il bersaglio. Azione, direzione. Fate una scelta, datevi una direzione, guardate al futuro con determinazione. 2 di bastoni, 3 di bastoni, guardare al futuro e essere già nel futuro, questo è. Aver già fatto quel passaggio che vi porta alla prosperità, a nuove fonti di guadagno. Ragazzi, io vi vedo molto bene nella seconda parte del 2023, fatemelo poi sapere con un commento. Se la lettura vi è piaciuta e vi è servita per capire come navigare le energie future, potete farmelo sapere con un like, con la vostra iscrizione. Se volete sostenere il canale potete condividere, potete lasciare una donazione e potete anche abbonarvi. Le fasce di abbonamento sono due, quella più bassa è semplicemente un supporto al canale, la fascia di abbonamento più alta vi dà accesso ai video di crescita personale e spirituale. In questo senso voglio fare una precisazione. Il percorso di crescita che sto proponendo, individuale, è cucito sulla persona e si basa sulle credenze limitanti. È un percorso che va a rielaborare, a togliere le credenze limitanti, ma è una parte di tutto quello che sto spiegando nella sezione dei video di crescita personale e spirituale, ok? Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, vi auguro una seconda parte del 2023 splendida e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!